Eccolo lì, eccolo Ok, là. il problema è Adesso questo. vengo io. Buongiorno a tutti, il problema è questo, possiamo fare soltanto un video in verticale. Il problema è Adesso vengo io. Buongiorno a tutti, il problema è questo, possiamo fare soltanto un video in... Allora adesso posizioniamo tutto in verticale e torniamo in vivo. Ok. Eccolo qua. Infatti Ragazzi, io stavo complicatissimo fare una diretta, la prima. anche perché, punto 1, non siamo in wifi, siamo all'aperto, in plein air, qui nel nostro quartier generale. Che fa anche caldo. Sì, vabbè, questo penso che si veda, no? Siamo svestiti al 2 di novembre. Esatto. E niente, trasmettiamo con un cellulare, per quello eravamo lì a ravanare, no? Si sentono bene i microfoni? Perché stiamo provando dei microfoni nuovi e quindi io non leggo, perché primo non ho gli occhiali, secondo non il monitor. Io leggerò la chat dall'altro telefono, quindi se guardo in giù non è per mancanza di rispetto, ma perché devo leggervi. Però aspettiamo un attimo che magari... Credo, sì, io credo che ci sentano. Allora, Silvano e Bettina ci siamo. Ciao Silvana Bettina. Paolo Bassini, buongiorno. Buongiorno Paolo. Ci dice che si sente, quindi fantastico. Ok, ottimo. Allora funzionano i microfoni, questo investimento è stato... Meno male, anche perché oggi c'è pure il vento, quindi non si sentirebbe un granché realmente. E niente, quindi attendiamo che si connettano un pochino di più di gente, anche se siamo già abbastanza. 2 milioni, 2 e milioni? 700. Eh. Siete pochi oggi. No. Se volete vi faccio vedere la mia gamba nel frattempo. Perché so che qualcuno ha apprezzato. Nell'ultimo video c'è stato questo scandalo della Porsche in primo piano, vabbè. Una stupidaggine. Vabbè. Comunque, anche se siamo in pochi, ragazzi, non succede niente, perché tanto questo rimane come video del mercoledì. Praticamente stasera non ci sarà il video solito del mercoledì. E quindi chi si connetterà stasera vedrà la live se ha voglia, perciò Sì, non c'è problema. Qualcosa di differente, insomma. Quindi diciamo che stiamo facendo come una puntata completamente diversa dal solito, no? Sì, invece di girare. Alla fine anche qualcuno di voi ce l'ha chiesto di magari, ma fate una live, noi abbiamo sempre detto, ma siamo insomma pochi, però vabbè, abbiamo ritenuto che in questo momento poteva essere ottimo farvi un aggiornamento di quello che sta succedendo. Perché c'è qualcosa di nuovo da dire su sto bagno? Assolutamente. Quindi comunque Ci avrei dicono dovuto... che siamo ancora bloccati o a scatti da non capire una parola. Quindi a questo punto proviamo. Aspetta. Come possiamo fare? L'unica cosa che puoi fare è guardare se ci sono... Forse adesso vediamo se siamo migliorati, perché mi si è inserito la VPN, che io non faccio come youtuber, che vi dico qual è il mio appunto. Spero che sia migliorata la cosa. Allora, io riapro la chat, vediamo un secondo. Fateci sapere. Le prossime volte giuro che sarà meglio, Sì, anche perché cercheremo una wifi. Lo facciamo da casa la prossima volta. Va meglio ragazzi? Spero di sì. Ripartiamo dall'inizio. Stavamo dicendo che nel frattempo che si connette un po' di gente, stavamo spiegando una delle domande che ci fate più spesso. Perché non avete preso nuovo sto camper con tutti i problemi? Noi l'abbiamo preso nuovo perché comunque per le modifiche che gli abbiamo fatto e quelle che faremo nei camper nuovi non ci sono. Poche parole, impianto elettrico così con questi pannelli fotovoltaici per poter avere un'indipendenza di un certo tipo non esiste nessun camper prodotto in serie che li ha. Vengono tutti modificati o aggiunti successivamente e non mi risulta, ma potrei sbagliarmi, che arrivino comunque a batterie di 400 A. Niente, c'è il mio internet che lavora, spero che sia ancora online. Allora, stavo dicendo che... breve perché sennò... Sì, infatti, velocissimo. Allora, abbiamo scelto un camper vecchio perché ha un motore vecchio. Motore vecchio non che non funziona, ma un motore zero elettronica, concepito nel 73,
dalla Mercedes India, e questo motore è completamente meccanico, anche la pompa di iniezione è meccanica, quindi invece da riparare, i paesi che andremo probabilmente anche che veramente sono tubi e viti, e soprattutto questo qua è un motore OM 616 della PNS che non c'è, quindi Beh, siamo in 4G, ma c'è poca prova a farlo col tuo, che è un operatore. No, riprendi da quella, fai il live. Ci riproviamo, eh? Prova a collegarti con quella, dai. E poi cambiamo il microfono. Ci sei? Posso spegnere? Non posso, Ah, no. non posso. Se è il tuo telefono che è collegato a questa live, non posso. O ne facciamo una nuova, proprio da zero, ma quindi no, sarebbe un sarebbe, complicato. boh. Oppure niente, no, non ce la facciamo perché qua il wifi va e viene, cioè il wifi no, internet va e viene perché non abbiamo il wifi. Comunque facciamo più in fretta possibile. Sì, poi la rifacciamo stasera, magari davanti a un bicchiere di vino, cosa ne dite? Ce la rifacciamo alle 8:30, rilanceremo tutta la cosa. Vabbè, comunque, il perché del camper mi sembra che l'hai spiegato, no? Sì. A questo punto, diciamo quello che dovevamo dire con questa live, il concetto perché ci siamo connessi oggi, perché? Perché il bagno Non è sempre finito. lì, è sempre com'era settimana scorsa, cioè qualcuno avrà visto uno spoiler in qualche social, tipo su Instagram, Aspetta, su Facebook. lo spiego io perché poi lei non capisce queste cose. Adesso mi picchia. Dai, Allora. adesso funziona, dillo. Ok. Niente, sostanzialmente questa, se non ci muoviamo trasmettiamo meno dati, tu devi stare Ok. fermo come un palo, ok? Saremo mummificati. Allora, siamo andati avanti ovviamente, abbiamo iniziato a fare determinate cose, però non è ancora finito, per ovviamente solito problemi di ritardo, trovo materiali. Vi dico soltanto che ieri, che stavamo facendo l'impianto di scarico dell'acqua, siamo andati 6 o 7 volte dal nostro fornitore di fiducia, Leroy Merlin, come dicono qua, perché è un tubo corto, l'altro tubo non passa, insomma, n ritardi, ci sta, cose inventate al momento, fatte senza La misura esperienza. dei tubi era sempre sbagliata, Sì, infatti. continuava ad essere sbagliata, i raccordi uno con l'altro, poi andava bene No, uno, ma, poi non andava ma bene l'altro. addirittura sono proprio sbagliati, cioè loro avevano le misure sbagliate, segnavano 32 e non era 32. Sì, Vabbè, esatto. non vi sto a tediare con questo. Però stiamo andando avanti, siamo nella fase dove abbiamo messo dove abbiamo messo il serbatoio, dove abbiamo iniziato a testare il riscaldamento e riusciamo a scaldare l'acqua, proprio questa mattina l'abbiamo fatto, gli scarichi ci sono, non ci sono perdite, quindi diciamo l'impianto è. Quello che devo fare adesso è tutto i primi, diciamo dalla pompa in poi, passando nei filtri, che sono connessioni di tubi, e devo fare purtroppo un buco sul pavimento perché un tubo lo devo far passare da sotto. Questo è, sì. Posso dire Dimmi. che oggi abbiamo provato il riscaldamento dell'acqua. È quello che ho appena detto. Ah, scusami, perché stavo leggendo i messaggi. Vabbè. Comunque la doccia la faremo calda, quando la faremo. Sì. Diciamo che dai primi test, con 20 litri dentro di acqua fredda a 22 gradi, l'abbiamo portata a 28 gradi in mezz'ora. L'idea nostra è quella di metterla già calda, perché la faccio scaldare sulla piastra di induzione che è più veloce, e la devo solo mantenere o magari variare di qualche grado. Quindi diciamo che i primi test sono funzionati. Oltretutto oggi ho scoperto che qua vicino c'è un laboratorio di analisi dell'acqua, dove appunto a ogni doccia, forse non proprio a ogni doccia perché costa un po', però vorrò andare a fare, magari dopo qualche giorno l'acqua. possiamo fare un'analisi come hanno fatto i ragazzi ai quali ci siamo ispirati, questa azienda che aveva già fatto queste prove, e faremo faremo delle prove dell'acqua per essere certi che appunto tutto funzioni bene. E niente, quindi alla fine della fiera direi che il prossimo mercoledì, non so cosa incrociamo tutto, anche i piedi, le gambe. Dovrebbe uscire il video finito. Con Mauri che si fa la doccia. Magari Marina è meglio, però se proprio ci tenete la faccio. Tanto riprendo da qui in su. Esatto. E basta. Che domande? Ti hanno fatto qualche domanda? Così, domande? No, niente, la chat è tutta su non si sente, siete a scatti, siete fermi, siete bloccati.
Quindi no, se qualcuno vuole fare qualche domanda adesso... O taccia per sempre. No, dico taccia per sempre. Fai una domanda Scusate, così. no. Stai leggendo, dimmi. Se la doccia la fa Maurizio non guardo la puntata, dice Mirko. Mirko, non sai cosa ti perdi però. Hai ragione comunque. Meglio che la fa Marina. Allora? E quei due sul bagaglio ci dicono che siamo esperti e ci prendono in prestito per fare anche la loro doccia. Allora, quando voi arriverete alla doccia saremo nel 2000 e... No, dai, non augurargli male, non poveretto. volevo augurare, no, non era un augurio cattivo, no, era che abbiamo visto i vostri video. Ragazzi, E io... c'è tanto lavoro da fare lì. Io vi ammiro perché so che cosa vuol dire e la depressione mi è venuta in questi mesi, però... Allora, Silvano e Bettina dicono, ma uno sguardo all'interno? Allora, raga, all'interno è tutto come nei video precedenti. Sembra che è esplosa una bomba, ci sono attrezzi dappertutto. Il bagno, che è l'unica cosa mezzo finita, l'avete visto nello spoiler dello short e del reel di Instagram e anche qua su YouTube. Non c'è niente di nuovo. Non c'è niente di nuovo. No, da vedere no, è molto tecnicismo adesso. Sì, ovviamente l'ultima volta avete visto le pareti piastrellate e basta. Adesso c'è il mobiletto, c'è la plafoniere, sono un po' di cose, faccio vedere che le faccio, però poi il tosto è veramente stato i tubi. Piazzare il serbatoio mi è costato 2 giorni di lavoro perché ho dovuto spessorarlo, trovare i tubi, i gomiti, era abbastanza complesso la posizione, poi sono 4 tubi. Allora, Silvana Però... e Bettina ci chiedono anche come procede. Procede Bene, lentamente, ma bene. Siamo Bene. contenti, stiamo riuscendo a fare tutto quello di cui... Oggi ho avuto paura però. Perché il camper non era in bolla e non scaricava bene. No, ma vabbè. non solo quello. Comunque, C'era lo scarico che ha un tappo suo dentro di sicurezza. degli N-filtri, che leverò probabilmente, che quando ho messo l'acqua ho detto non scendeva, ho detto no. Sono avuto un attimo. Quei due sul bagaglio dicono sì, anche loro pensano 2024 doccia. Allora, Raffaele Berni, il camper è un patente C? No. No. Il camper è sotto le 3 tonnellate 4 se non sbaglio e mezzo. Se non sbaglio 3,2, adesso non mi ricordo, dovrei andare a vedere sul libretto. Comunque no, è un 7 metri, o meglio, 6,50 metri. Sì. Beh, 7 con il portapacchi dietro, ma si può guidare tranquillamente con la B. E questo è un altro dei motivi per cui l'abbiamo scelto. Esatto. I motivi per cui l'abbiamo scelto sono tantissimi, effettivamente, e abbiamo pensato poi più avanti, se vi interessa, di fare un video dedicato in cui parliamo proprio di questi motivi, perché ce ne sono tanti e adesso non vorrei perdere la connessione di nuovo, quindi direi che, non so, possiamo anche chiudere. Sì, no, io vorrei aggiungere una cosa. Sì. È qualcosa che mi sento di dire, perché molti di voi mi hanno chiesto, anche poi in privato, perché comunque i miei profili sono abbastanza aperti, quindi mi potete contattare dal telefono alla mail. C'è molta gente che si sta preparando il proprio camper, c'è chi vuole andare in Marocco, c'è chi vuole andare in Tunisia, insomma ci sono N progetti. Come noi cerchiamo informazioni, anche loro magari ci contattano per alcune informazioni. Io quello che posso dare e dire lo faccio senza nessun problema. La nostra idea comunque è quella di fare appunto un viaggio a lungo termine. Probabilmente stiamo valutando bene il Marocco perché in inverno sono mete interessanti. Ha un costo anche abbastanza sostenibile perché comunque la benzina costa il gasolio un pochino meno che l'Europa e poi da lì ci sono alcuni sbocchi. Se poi vai verso la Turchia facendo dei giri strani piuttosto che vai verso la Mauritania, quello poi si vedrà viaggiando. Raffaele Berni, è il vostro primo camper? Sì, assolutamente sì. E vorrei dire una cosa. Non è che solo è il nostro primo camper. Vabbè, Mauri ha già avuto esperienze di camper con degli amici in passato, sì, trapassato. Giro con gli amici. Okay. Io non ho mai dormito in camper una volta. Io avevo 20 anni, quindi adesso il melischiere all'epoca non c'era. No. O lo ammazzavi con l'alcol. No, sto scherzando. Quasi. Allora, 2 domande. Il filtro potabilizzatore lo hai preso in considerazione? Sì, l'ho preso in considerazione, proprio oggi ne ho parlato, oltretutto
Sì, forse nel prossimo video vedrete, è venuto un follower che è Luca, che è anche un amico, Sì. che proprio tratta anche queste cose e proprio oggi mi ha anche parlato, mi ha detto sai, c'è questo filtro, insomma lo sto valutando. Per la cucina. Esatto, ho visto un po' di prezzi, però per assurdo vi do questa chicca, nel senso che se io la doccia, invece di scaricarla e riciclarla semplicemente diciamo così, nel bidone, nella vasca della doccia, con un tubo, il doccino, lo metto, che ce l'ho anche abbastanza vicino, nel bidone delle acque bianche, io potrei caricarlo con acqua del fosso, della roggia, del fiume, qualsiasi acqua. farla girare magari anche un'oretta buona tutta e la riciclo completamente tutta e quell'acqua lì si può bere. Ma dobbiamo In ancora, extremis, dobbiamo in ancora extremis. studiarlo bene però. Sì. Questo. La cucina poi sarà il prossimo passo. Esatto. Cucina, acqua, lavandino, tutta quella storia Esatto. lì. È tutto un altro capitolo. Infatti la cucina, anche quella verrà rifatta per alcune modifiche proprio delle piastre, quindi top e quant'altro, e poi perché quella che c'è ha avuto una Vespa, ha avuto un problema anche quella di acqua, e quindi insomma andremo a sostituire anche quello. Abbiamo valutato lo scambiatore di calore. Sì, quello, se ti riferisci a quello del motore, sì, l'ho valutato. È un'opzione che comunque si può modificare anche in corso d'opera, perché ho comunque la possibilità di fare passaggi di tubi, per quella lì. Non mi fa impazzire l'idea di tenere il motore acceso, ok? Ho visto anche gli scambiatori di calore con il cinebasto, o meglio con il webasto, ma che so che si può adattare al cinebasto, però sinceramente dalle prove che abbiamo fatto oggi io ho aumentato l'idea geniale che ha 4-5 avuto gradi. Mauri. Allora, l'idea che ha avuto Mauri per questo riscaldatore, che poi è un riscaldatore da acquari, ok? Da pesciolini, da pesciolini rossi. No, beh, il riscaldatore è di un boiler normale 220, diciamo quello che controlla, quindi che misura la temperatura, sì, terraria, acquari. Ok, insomma, il tutto, sapete da cosa è nato? Il tutto è nato dal fatto che Mauri, nella sua precedente vita, prima di mollare il lavoro, era un cuoco, quindi se voi vi informate, guardate cos'è il Roner per la cottura a bassa temperatura, no? Cioè, vedrete che il collegamento è immediato, cioè tu dici questo apparecchio che metti nell'acqua e te la scalda mantenendola alla temperatura che dici tu. Allora, se la posso fare in una pentola da 4 litri, da 3 litri, perché non posso farla in una doccia da 15 litri? Sì. Ecco, questo è così che è nata l'idea di questa cosa. Allora, che motore monta? Il motore è un 2,4 litri diesel, appunto il modello è OM616 della Mercedes, è un motore che ad oggi ha 180.000 km, quindi dice, no, è un motore lento, non è turbo, non è niente, forse ha 4 pistoni che girano. E 4 marce. Esatto, è 4 marce. Velocità massima con un po' di discesa e vento a favore, 80 km/h, ma noi viaggeremo lenti, ma proprio perché voglio viaggiare lento. Consumi fa 9-10 con un litro, però è un motore che può fare 1 milione di chilometri. Ed è un motore che soprattutto, visto che abbiamo parlato del Marocco, vai in Marocco, penso che il ciabattino dietro casa te lo possa riparare. Sì, quello sì. Questo l'ho già visto. Silvana e Bettina, ma da genovese, premessa, quanto vi sta costando sto scherzetto? Allora, su questo faremo sicuramente un video. Ci stiamo bendando già. Diciamo che penso abbiamo superato i 10.000. Sì. Abbiamo superato, sì. Abbiamo superato già i 10.000. Calcolate già dall'inizio, se avete visto i primi video abbiamo messo un turbovent, che solo quello costa 100 euro, sembra una cagata. No, di più. Di più. E poi i 3 pannelli solari da 200 watt l'uno, tutta la questione elettrica di cui non vi so spiegare, poi vi spiegherà lui in un video a parte, ma tutta roba della Victron, qui le 2 batterie al litio che costavano 1.000 passa euro solo. No, abbiamo avuto la fortuna, non ho né percentuali di sconto, però ho trovato questa azienda spagnola, che il proprietario è una persona ottima, io l'ho contattato e ho detto guarda, io faccio una Vespa, io avrei bisogno di batterie al litio a un costo basso, insomma me le date praticamente a prezzo di costo quasi, ho pagato 1.200 euro 2 batterie senza IVA
Senza IVA, non perché abbiamo evaso, No. ma perché l'ho fatto comprare a un'azienda italiana che conosco, di un amico, e quindi lui ha scaricato la sua IVA. E quindi questo ci ha permesso intanto di risparmiare il 20% con l'esportazione. E le batterie sono uno spettacolo, sono 2 batterie da 200 Ah che normalmente in giro sono 1.000 euro l'una, io l'ho pagate 1.200 tutte e due. Quindi insomma, Sì, solo comunque vabbè, quello i prezzi costa. si stanno abbassando, magari li troverete anche a meno se fate Anzi, questo lavoro l'anno ho prossimo. scoperto ieri sera che in Italia c'è un progetto di batterie al sale che costano meno delle litio e durano di più, anzi iniziano a rendere di più dopo qualche anno. Vi do questa informazione, cercatele. Vabbè, questo, cioè, la Giusto tecnologia per si studiare. evolve, ci sono sempre cose nuove e lui è sempre dietro a studiare robe nuove perché giustamente Mi piace. si diverte a fare queste stupidaggini. E niente, adesso Qualche domanda altra? pannelli solari, wattaggio e tipologia. C'è un Allora, video già tutto dedicato. però pannelli Comunque, solari te lo dico molto veloce. 3 pannelli solari, 200, mi sembra 5 ampere, pardon, 200 205 watt. watt l'una, tecnologia PERC, che ha un rendimento abbastanza alto. In una giornata qua, in alcuni test che abbiamo fatto, perché ovviamente assorbe solo quello che gli serve, se deve caricare la batteria o hai acceso qualcosa, dove ho pompato abbastanza, ho raggiunto 540 watt se non sbaglio, che è veramente difficile raggiungere, nel senso che non arriverai mai al top dei 200 pannelli, per 6 dovrebbero essere 600 e qualcosa. Io ho raggiunto 540 se non sbaglio, cosa che mi sono stupito. E devo dire che adesso come adesso, utilizzandolo per scaldare, ipotesi, stavamo consumando dai pannelli 240 watt, praticamente quasi nulla. Domande? I pannelli li hai messi in serie o in Li parallelo? ho messi in serie, avevo chiesto un po' di informazioni, oltretutto ho chiesto a un altro youtuber che è famoso, che ha tanti, che mi ha risposto e che gli ho chiesto un consiglio perché so che lui aveva fatto parecchi impianti e lui me l'ha consigliato in serie, me l'ha consigliato per 2 motivi principali. Uno perché già con un minimo di sole riesce a raggiungere una tensione tale per cui l'MPPT si attiva già, perché a volte se non raggiungi un minimo di corrente, o meglio di tensione, non si attiva. Quindi mettendolo in serie già la raggiungi. E 2 perché così la sezione dei cavi, siccome comunque sono più di 5 metri i cavi, avrei dovuto mettere una sezione molto più grande. Invece mettendoli in serie, quindi alzando la tensione e diminuendo, o meglio, lasciando costante l'amperaggio, sono riuscito a mettere dei cavi da una sezione, se non sbaglio, di 4 o 6, non mi ricordo. Mirko ci dice che le batterie al sale sono in produzione in Italia da diversi anni, trovo che sono favolose. Sì, ma noi sono un po' di anni che non è che siamo sul pezzo, abbiamo fatto tutt'altra cosa negli ultimi 8 anni. Esatto, oltretutto le dimensioni, ti giuro, beato te che lo sapevi già, io l'ho scoperto 24 ore fa o 48 ore fa e sono rimasto allucinato, però queste qua prima o poi si consumeranno, quindi la tecnologia va avanti, si cambierà. Vedremo. Ormai l'investimento l'ho fatto. Ok. E beh, ovviamente non vediamo l'ora di provare il tutto, di fare un bel video con le cose finite e di utilizzarle anche, cioè non solo farvele vedere. Alla fine i video sono nati perché quest'estate, trovandoci quella famosa infiltrazione della quale non sapevamo nulla, abbiamo detto facciamo dei video per aiutare qualcun altro, perché noi abbiamo guardato centinaia di video tra tutorial e gente che faceva vedere quello che gli era capitato, perché nel momento in cui ti capita qualcosa che non sai, grazie al cielo adesso abbiamo YouTube, studiamo, leggiamo, guardiamo, vediamo, e quindi abbiamo incominciato a fare questi video per più che altro condividere la nostra esperienza e insomma le idee che YouTube a me ha aiutato tanto, non dico che sia l'università del futuro, assolutamente no, però sicuramente aiuta. Poi ci sono tanti che fanno solo magari video sensazionali, buttano di cose, io cerco di farle realmente per quello che viviamo. Però non ci prendete come esempio. No, assolutamente, io non firmo e non timbro nulla. Domande? Che lo stiamo facendo tutto nuovo, sì, alla fine sì. Sì. Beh, tranne il fuori che rimarrà così. Sì, così. brutto, lo voglio brutto fuori. Beh, c'è da dire una cosa, se lo usi per fare 15 giorni, un mese e mezzo di vacanza, ti adatti anche
cioè ti fermi a fare più acqua spesso, ti colleghi magari alle colonnine con la 220. Se hai intenzione di girare e magari andare anche in posti dove non ci sono banalmente i camping, o magari fare acqua non è semplicissimo. Adesso io dico, se andiamo verso il deserto del Sahara, magari proprio tanta acqua in giro non la trovi, no? Quindi ti devi adattare. Insomma, devi cercare di mettergli le mani e renderlo Per essere più tua casa. indipendente possibile, visto che devi pensarla come una casa. Sì, te la devi adattare, cucire su misura. Questa è la nostra idea, ecco, che non ho detto che sia giusta. Bene, ragazzi, grazie per essere stati con noi fino ad adesso. Io avrei fame. Sì, dobbiamo andare ancora a mangiare, no? Vabbè, sono solo le 2, anche se, ma se è cambiata l'ora, qua dovrebbero essere le 3, giusto? Ah, è quella la mia pancia. È per quello che tu hai fame a mezzogiorno. Sì. No, ma a parte che lui ha fame sempre, Non cioè, è vero. non è l'orario. Non è vero. Devo ancora dimagrire altri 20 Vabbè, kg. dai, per chi è rimasto qua fino ad adesso, ho un'idea. Cosa? Magari se vi interessa scrivetecelo, così in tempo zero lo facciamo. Volete sentire il motore acceso? Ostia. Se si È accende. uguale a un trattore, non è che cambia molto. Se si accende. Vediamo un po' se qualcuno ci risponde ancora. Siamo ancora tanti. Usa che passione, sono arrivato adesso. Allora, usa che passione, grazie di esserci. Vedrai all'inizio un po' di problemi di audio e poi alla fine ce la facciamo parlare. Quindi Silvano e Bettina sì, vogliono vedere. Mirko Troero, facci sentire sto John Deere. Te l'ho detto che era un trattore. Vai, accendete quei 2 sul bagaglio. Va bene ragazzi, allora adesso io direi che metto giù questo, quindi non vi rispondo più. Prendo quello e vado davanti e Mauri accende. No, tu li tieni tutte e due in mano. No, non riesco. Sì, dai che ce la Dai, fai. vai. Vado. Sì, ve lo accendiamo, Guarda della coscia sempre. Dai! Ragazzi, non so cosa dobbiamo fare. Vi faccio vedere. Ah, ma vai davanti? Sì, vado davanti. Un attimino, Un attimino che sgancio qui il supporto. Vado? Ah, no! C'è un Vado? sole. Ci siamo. Adesso aspetta, sto scaldando le candelette. Adesso una figuraccia che non parte. Ci sei? Oddio! Ciao a tutti! Vabbè, non mi sentite, c'ho il microfono. Ci vediamo Ciao mercoledì a tutti, a prossimo. mercoledì!